Buongiorno, buongiorno e bentornati, bentornate a questa parte 2 di questo viaggio da sola, io e la mia tenerella, di esplorazione della nostra bellissima Italia. Oggi è una giornata che attraversa la Liguria, la Toscana, l'Emilia Romagna, ma torniamo dall'inizio perché il viaggio sì è partito dal Friuli Venezia Giulia, da dove arrivo, ma in realtà è partito questa mattina tra Grazzano Visconti e Fiorenzuola d'Arda. Torniamo indietro. Buongiorno da Carpeneto Piacentino, dove ho dormito da due amici. Eccomi sul fiume Nure, che dà proprio il nome alle omonime valli, le valli del Nure. Bellissime, selvagge, non c'è turismo di massa. Nelle valli di Nure ci sono due borghi. Tutta quest'area una volta era una zona di transumanza e questi due borghi, Farini, qui dove sono, e Ferriera, il successivo, erano due tappe per quei mercanti e quei pastori che transitavano per queste valli. Sono a 500 metri d'altitudine e l'aria è freschissima. Ciao, buon giro, grazie per la chiacchierata. Ciao. Praticamente ogni volta che mi fermo incontro gente super carina con cui scambiare quattro chiacchiere, farmi dare un po' di suggerimenti sulla zona. Praticamente oggi ovunque vado mi troverò da Dio. Queste strade sono quelle che cerco, quelle che voglio. Questa mattina avevo già bevuto il caffè a casa dei miei amici che mi hanno ospitata, ma per me è d'obbligo la sosta al bar del paese. Mi sono fermata a Ponte dell'Olio, uno dei vari borghi lungo la strada, ed è bellissimo perché vedi l'intero paese entrare, uscire, chiacchierare tra loro. Mi fanno sempre tante domande, c'è sempre molta curiosità e quindi poi finisci per raccontarti ed ascoltare anche una marea di suggerimenti su dove andare, dove fermarsi, cosa mangiare. È bellissimo, adoro viaggiare così, adoro. È un viaggio lento, sono le 11, avrò fatto 30 km. Sto attraversando Ferriera, il secondo borgo sulla Val di Nura. Sto andando al passo del Tomarlo, lungo la SS 654. È una strada asfaltata, un po' deformata in vari punti, diciamo. Comunque insomma con delle curve più o meno ampie. Per darvi l'idea, adesso siamo a 1160 metri, insomma la strada sale, tutto attorno boschi fittissimi, qualche casa, qualche piccolo borgo qua e là e come vedete il traffico è questo. Questa strada che porta al passo del Tomarlo è una delle strade più alte dell'Appennino. Siamo adesso a 1500 metri sul livello del mare. Il passo di Tomarlo mi ricorda una delle mie poesie preferite, Itaca di Cavafis, un poeta greco, il cui messaggio è semplice: goditi la strada. Certo, la tua meta è arrivare a Itaca con tutti i suoi tesori, ma goditi la strada per arrivarci, perché è la strada il vero regalo. E il passo di Tomarlo è un po' così. Ti aspetti che sia un passo, che ci sia un luogo panoramico, un punto da cui osservare e ammirare tutte le vallate circostanti, invece no, è semplicemente un incrocio, un crocevia. Bellissima questa parte di strada che corre lungo il fiume. Eccomi a Bedonia. Bedonia si trova in provincia di Parma ed è proprio tra la Liguria, l'Emilia Romagna e la Toscana. La sua posizione, come vedete, è proprio sui monti, l'ha resa nel tempo rifugio e passaggio obbligato.
Tutte queste zone sono zone che durante la seconda guerra mondiale hanno giocato un ruolo molto importante tra le file dei partigiani. La guerra ha camminato attraverso le faggete di questa zona. Bedonia era un luogo di passaggio per quei pellegrini che andavano verso la Lunigiana. E qui c'è anche una storica produzione di salami. Sto passando per Turnolo, che è il paese dei presepi. Sto passando per Tarsogno e qui avete presente l'acqua Norda? Viene imbottigliata proprio qua, a Comunalia di Tarsogno, Passo Centocroci. Mi trovo tra la Liguria e l'Emilia Romagna, non si legge più praticamente. Sono al Passo Centocroci. Ci sono diverse leggende, storie legate al perché si chiami il Passo delle Centocroci, ma tra le varie, quella che mi piace di più è questa. Pare che il nome sia legato a una banda di briganti che operava proprio qui sull'Appennino ligure e che pare avesse ucciso oltre 100 viandanti che attraversavano queste aree, come vi ho parlato poc'anzi. Pare che siano state messe queste 100 croci come monito. Attenzione, questa è un'area di briganti, feroci assassini. Ne incontrerò, ma io sono con la moto, vado più veloce di loro. Subito dopo il Passo Centocroci ho deciso di fare una deviazione che non so bene dove mi porterà, ma ho visto dalla mappa che la strada è stretta. È interessante che lì ci sia scritto che è un'area interessata dalla peste suina africana. È una strada privata, peccato. Non so se vedete, ma laggiù c'è il mare. Il mare! Ho imboccato questa strada località Caranza, 32 chilometri, un'ora. Ho messo come prossima destinazione il Passo dei Due Santi, probabilmente perché i santi che invochi sono tanti. Percorro questa strada per la prima volta, non so nulla, vediamo dove mi porta. Però mi fanno impazzire queste stradine strette, mezze distrutte. La strada sale drammaticamente, vado piano perché sicuramente è doppio senso. Che meraviglia! Tutta questa zona è disseminata di queste piccole cappelle, chiesette. Non sono ancora arrivata al passo e questa è già la vista. Il mare laggiù in fondo. Sono sull'alta via dei Monti Ligure. Una strada mozzafiato. Sono a 1000 metri di altitudine e come vedete non c'è praticamente nessuno, ho incrociato solo 2 persone a piedi e un'auto prima. È ricominciata la salita, considerate che sono a 700 metri e il Passo dei Due Santi è a 1400, per cui nei prossimi 9 chilometri saliamo di un bel po'. Così improvvisamente si trasforma in fuoristrada. Questa, essendo strada di montagna, cambia tantissimo. Questa strada che porta verso il Passo dei Due Santi è talmente poco frequentata che non ci sono cartelli. A un certo punto la strada asfaltata si trasforma in una bella sterrata. Per cui restate con me, vediamo come prosegue. C'è un meraviglioso silenzio qui e profumo. Adesso vi confesso una cosa. Sono in viaggio da sola, ma ho un grande amico con me. Avete mai sentito parlare del sollevamoto? È una sorta di stampella che ti solleva la moto e averlo
mi dà una grandissima serenità mentale, perché prima di partire l'ho provato a casa e funziona. La strada sta peggiorando. Io non ho proprio delle gomme fuoristradistiche, ho le mie Pirelli STR. Stiamo salendo perché sono circa 1200, passo 1400, le gomme stanno un po' slittando, però quanto è bello, l'aria è fresca e sale, praticamente come essere la Gibraltar Race. Adesso vi linko qua il video della Gibraltar Race. Ma voi, con 1 anno e mezzo scarso, no, 1 anno sì, di esperienza con una moto, partecipereste mai a un rally di 12 giorni, 500 km al giorno, maggior parte in fuoristrada? Perché io l'ho fatto, ho detto sì, come spesso succede che dico di sì, senza neanche troppo pensarci, ed è stata una delle esperienze più incredibili della mia vita, più belle e più difficili della mia vita. Prosegue bene questa strada, ci sono dei massi giganteschi che devo assolutamente schivare. Io cosa avevo detto prima? Che questo si chiama il passo dei Due Santi perché i santi li invochi. Qua è più battuta. Fare, non esiste provare, dice Yoda. Questa moto è un binario in questo tipo di sterrati, stabile, ci siamo quasi, 500 metri, direi che sicuro abbiamo raggiunto, stavo volando, abbiamo raggiunto i 1400, vista la salita, il muro qua che sto percorrendo. Dove siete, santi? Voi avete visto? Fantastico. Ah, che botta che ha preso, ma quanto sei forte, Tenere. E ho raggiunto il Passo dei Santi a 1400 metri di altitudine, che si trova tra l'Alta Val di Vara, Liguria, e la Val di Taro, Emilia Romagna. Sicuramente uno dei valichi meno battuti dell'Appennino. Il nome deriva da 2 santuari storici che si trovano proprio qui, su questo valico. Uno dedicato a San Rocco, protettore dei viandanti e degli appestati. L'altro a San Luigi Gonzaga, simbolo di giovinezza e purezza cristiana. Questi 2 santi rappresentano davvero le 2 anime del viandante, del viaggiatore. San Rocco, la protezione del corpo che resiste. San Luigi, la fede e l'anima che si affida. Durante la Seconda Guerra Mondiale questi luoghi diventarono un punto strategico per la resistenza. I partigiani della zona di Zeri e della Val di Vara utilizzavano questo valico per trasportare viveri, armi, messaggi proprio attraverso le montagne. Questo valico era nascosto tra faggete fitte e nebbie improvvise, perfetto per sfuggire ai rastrellamenti. Nelle caserme alpine, nelle baite abbandonate della zona si nascondevano le staffette partigiane. Spesso queste staffette erano donne che conoscevano a memoria tutti i sentieri di questi luoghi. È proprio per rispetto e in loro profonda memoria che in tutta questa zona sono stati eretti monumenti che ricordano quanto i partigiani abbiano fatto per noi. Adesso è ora di riprendere la strada, è ora di proseguire e di andare finalmente verso il mare. La strada che avete appena visto in salita è una pietraia, ma in discesa è asfaltata, per cui a seconda del mezzo che state utilizzando fate i vostri conti. Come vedete la strada scende giù molto rapidamente, una delle cose più belle in assoluto dell'arrivare al Passo dei Due Santi è la vista sulle Alpi Apuane
È la prima volta che le vedo, queste cime aguzze che si affacciano sul Tirreno, su questo mare blu, e la Spezia che si vede da lontano. Prima di arrivare a destinazione, a 40 km, faccio un altro passo. Grotta di Lourdes. Cosa sarebbe? Io quanto amo queste strade strette, piccoline, poco trafficate, perché sennò sarebbe un problema, ecco là. Le grandi strade scelte da me oggi, ce n'era una più veloce, ma io ho scelto questa, che è bellissima, ma strettissima, e con un asfalto discutibile, che ricorda molto quello sovietico che oggi potete trovare nell'ex Repubblica Sovietica, cioè mangiato dal tempo. Certo che vivere qua è una scelta che va veramente pensata. Sono arrivata al passo del Rastrello. Questo passo non ha un nome bellissimo? E che vista! Eccolo il Tirreno di nuovo! Sì che ne valeva la pena. Ci sono quasi. Sì, sono tornata in tenda. Mi mancava. Se questo viaggio di oggi vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale, per me è molto importante, lasciatemi un commento, ditemi che ne pensate e noi ci vediamo al prossimo viaggio.